È giunto il momento, dopo 3 mesi e 2 settimane dobbiamo iniziare a salutare la Colombia, l'inizio del nostro viaggio in Sud America, la terza e forse ultima parte del continente americano sul quale da 2019 stiamo viaggiando con il nostro van. Alcuni posti li abbiamo evitati perché davvero troppo remoti per un viaggio in camper, ma altri ci sono entrati nel cuore. Dopo aver passato le Ande, abbiamo nella lista le ultime 2 tappe prima di passare nel prossimo paese. Oggi visiteremo il Parco Archeologico di Tierra Adentro. È un patrimonio dell'UNESCO da parecchi anni ed è un sito dove si possono ammirare le tombe delle popolazioni precolombiane. In pratica le tombe di queste popolazioni sono disseminate intorno a queste montagne e sono delle tombe molto particolari perché sorgono sotto le vecchie abitazioni e sono formate da una cupola scavata nella roccia dove gli indigeni hanno realizzato delle colonne portanti e dove si possono trovare ancora intatti dei dipinti rupestri. Abbiamo un nuovo passaporto, purtroppo non è quello colombiano, però è un passaporto per visitare questa zona archeologica di Tierra Adentro. Ci hanno detto che è un posto veramente molto bello perché ci sono tante zone archeologiche e si possono visitare in 2 giorni perché c'è un percorso da fare a piedi di più o meno 14-15 km, quindi faremo il possibile per vedere tutto oggi, ma non credo che ce la faremo. Iniziamo camminando. Qua c'è un ponte fatto di bambù. L'acqua non è delle migliori perché è grigia. Wow. Però siamo in mezzo alla natura ed è bellissimo. Siamo arrivati al primo punto archeologico, ci sono questi bambini che vogliono dire qualcosa. Come si chiamano? Miguel. Julián David Echeverri. Y yo, Miguel. ¿Y las niñas? Joelia Alexandra, Maureen Stefani. Siamo arrivati a vedere le prime tombe che sono state trovate casualmente dai signori che lavoravano nel parco. Questa si trova a più di 4 metri di profondità, quindi adesso scendiamo. Andiamo. Wow, è bella profonda. Scendiamo nella seconda, vediamo quanto è profonda, anche questa è bella profonda, non si vede il fondo. Ed ecco uno schema molto semplificativo delle popolazioni indigene del tempo. Qui si possono vedere le case e poi tutti gli scavi sulla terra vulcanica e queste sono le tombe invece. E praticamente questo è tutto il sito archeologico. Sotto ogni tettoia c'è una tomba, quindi questo doveva essere veramente un villaggio molto grande. Si sta parlando comunque degli anni 600-900 d.C. Queste cupole, oltre a custodire le tombe, avevano anche un altro scopo, ovvero quello di custodire il cibo e di conservarlo. Adesso stiamo completando l'itinerario salendo nell'Alto di Aguacate, lì in cima vedremo le ultime tombe di questo giro. Siamo arrivati nella parte più alta, si chiama El Aguacate.
è ancora più rustico e infatti le scale sono fatte di terra, è un po' difficile entrare in questo buco, una voragine. Carlo è sotto. Qui sotto c'è un sole, adesso il signore che è il custode di qua è del popolo indigeno Nasa, ci spiega qual è il significato. Los primeros indígenas que no eran Nasa, no se sabe qué tribu eran, cuentan que ellos creían únicamente lo que es el sol y la luna. Entonces ese era el dios para ellos. Ellos creían únicamente lo que es el sol y la luna, no más para cultivar, para sembrar los alimentos, para todo era siempre el sol y la luna. Qua scendiamo in quest'altra voragine. È bello impegnativo perché si scivola. È pienissimo di ragni là sotto. Sotto questo qua invece c'è il simbolo del sole. Bene, abbiamo finito il trekking. È stata veramente dura perché ci sono voluti 2 giorni per fare tutto. Continuiamo a scendere dalle Ande e rientrare nella valle del Rio Magdalena perché domani ci aspetterà un paesaggio completamente diverso dalle montagne delle Ande. Qui c'è una montagna che è mezza rossa e mezza verde. Deserto di Tatacoa, abbiamo aspettato un po' perché fa molto caldo, quindi abbiamo pranzato nel van. Ora sono le 4:30, quindi si sta meglio e andremo a esplorare questo deserto che ci ricorda un po' il Bryce Canyon degli Stati Uniti. In pratica questo è il canyon e da una parte abbiamo la cordigliera delle Ande orientali, mentre dall'altra quella lì, aiuto, stavo cadendo, mentre quella lì è la cordigliera centrale delle Ande e in mezzo, nella valle del Rio Magdalena, sorge il deserto del Tatacoa, che in realtà viene chiamato più bosco secco che deserto, anche perché piove a differenza degli altri deserti, e questo si vede perché comunque c'è vegetazione che fa veramente un bellissimo contrasto con i colori della roccia piena di ferro. Adesso scendiamo giù, faremo un piccolo trekking. Il paesaggio è davvero cambiato, siamo passati dalle montagne delle Ande a questa altitudine di 500 metri sul livello del mare, dove fa caldo, il clima è umido, però c'è proprio un bel panorama. Sembra davvero di stare su Marte, veramente un paesaggio insolito. È vero che assomiglia a quello degli Stati Uniti, del Bryce Canyon, però ha il suo perché, anche perché nel Bryce Canyon le conformazioni sono molto più alte, qui sono più basse, ci sono delle forme bellissime. L'accesso a questo parco è gratuito completamente, non si paga né il parcheggio né l'ingresso, solo che è in un posto remotissimo perché ci abbiamo messo 7 ore dalla destinazione in cui eravamo ieri, è praticamente nel medio de nada.
qua ci sono queste formazioni con dei cactus in cima. Bellissimo vedere i diversi colori di rosso che corrispondono alle diverse concentrazioni di ferro. Adesso entriamo in questo canyon scavato dall'acqua. Lungo il percorso ci sono un sacco di cactus che scendono giù, quindi bisogna stare attenti, se no ti prendi una spina in faccia e non è il massimo. Eccone uno. Oggi abbiamo dormito proprio sul deserto, è stata una notte veramente calda e ci sono tante zanzare, però qua si può ammirare un cielo stellato. Infatti c'è un osservatorio dove con circa 2 euro di ingresso si possono vedere le stelle. Adesso siamo pronti per salutare questo posto che ha una vista pazzesca. Ci siamo fermati per prendere un succo di frutta. In pratica sono 2 o 3 bicchieri a testa al costo di 1 euro. Ecco tutti i succhi naturali della signora Maria, tutti i frutti infiniti della Colombia. In questo negozietto vendono tantissime cose strane. Questi sembrano proprio gli arancini e mi ha detto la signora che sono ripieni di fagioli, riso, pollo, uova. Adesso li voglio provare. E questi qui sono i biscotti tipici del posto. Mi sono fatto prestare un coltello che sembra più un macete. Ecco qua la prima. Ci sono fagioli, chicharron e riso. Sembra un arancino però un po' più molle. Questa c'ha di tutto. C'ha riso, formaggio, pollo, di tutto. Vabbè, adesso mangiamo. È un pranzo. Il deserto della Tatacoa ha comportato una grande deviazione di circa 500 km, ma sicuramente ne è valsa la pena. Perciò dobbiamo guidare tutto il giorno per tornare più a sud. La Colombia è immensa e le sue strade la rendono ancora più avventurosa, ma nel prossimo episodio prenderemo davvero una decisione rischiosa per il nostro mezzo.